AM100, bici dedicata all'all mountain con telaio hardtail con angolo sterzo da 66 gradi. Monta una forcella RockShox Judy da 130 mm con perno passante. I freni a disco di questa mountain bike sono Shimano MT200 con disco anteriore da 180 mm e disco posteriore da 160. Il perno passante della ruota posteriore è 148 mm x 12, sistema Boost. La guarnitura di questa bici è un Shimano Deore con corona da 32 denti, mentre al posteriore monta un cambio Shimano Deore a 11 velocità. La cassetta di questa bicicletta è 1151 a 11 velocità. Il telaio della Rock Rider AM100 è disponibile in 4 taglie S, M, L e XL. È dotata di telescopico azionato dal comando al manubrio. Le ruote di questa bicicletta in taglia S, M sono 27,5, mentre la taglia L e XL 29. Monta dei copertori Hutchinson modello Toro da 2.25 in 27,5 e 2.10 in 29. La garanzia di questa bici è a vita su telaio, manubrio e stem. Ok, proviamo questa bici. Yeah. Wow, anche coi sassi si comporta benissimo. Wow. Wow. Oh, una bici. Yeah. Ah, ci giochi con questa bici, è un giocattolo. Vai, si rilancia benissimo. Pezzo tecnico. Wow, molto ripido. Vai, incredibile. Mi sono già trovato subito a mio agio. È incredibile questa forcella della RockShox Judy. L'hanno migliorata parecchio rispetto alla versione precedente. Sembra di avere una forcella di altissima qualità. Poi si sente subito la geometria diversa rispetto a una bici da cross country, perché ha l'angolo sterzo da 66 gradi rispetto alle bici XC da 67 oppure 68. Quindi con un angolo così aperto come sterzo abbiamo più sicurezza in discesa ed è molto più agile anche nello scassato. Poi la serie sterza è conica, come vedete sotto è molto più grande rispetto al pollice 1/8 standard, quindi la senti molto rigida davanti e molto preciso nella guida. Telaio hardtail, quindi ammortizzata solo all'anteriore, e il carro rigido al posteriore. Poi la sento molto rigida, quindi quando spingi sui pedali è molto reattiva, perché abbiamo il perno passante sia sulla pedivella, come vedete si vedono le mie dita dall'altra parte. Questo fa sì che le pedivelle siano più rigide quando si pedala. Poi anche dietro troviamo il perno passante da 148 mm x 12, sistema Boost, quindi quando si pedala da in piedi si sente veramente la bicicletta che è reattiva e non perde un colpo. Poi un'altra cosa che riguarda il telaio: la taglia S e la taglia M montano le ruote da 27,5, mentre la L e la XL montano le ruote da 29. I freni MT200 sono molto validi e anche come manutenzione molto semplici, quindi è una buona frenata in questo mix di percorsi. Poi mi piacciono un casino le grafiche, molto belle, molto pulite. Non c'è più la scritta Rock Rider nella parte frontale del telaio, ma la troviamo sul carro, e anche delle bellissime grafiche sotto il telaio. I cavi sono esterni, ma c'è un vantaggio: che i sassi, colpendo il telaio, prima si fermano sulle guaine. Poi anche la parte centrale di questo telaio è in CNC, quindi lavorato dal pieno, e non è un tubo piegato, quindi anche questo avvantaggia la rigidità. La larghezza del manubrio è perfetta, 76 cm, e sul manubrio abbiamo i comandi essenziali: manopola, freno, comando cambio e il comando per il reggisella telescopico. Sono veramente contento dell'acquisto perché poca spesa e tanta resa. Poi per venire in questo fantastico bosco qui in Val di Fassa ho notato i rapporti 11-51 e 32 all'anteriore, quindi è un mix perfetto per fare salite molto ripide. In più la guarnitura ha la possibilità di montare su la 30 denti o la 34, dipende appunto dai nostri percorsi.
Ah, si controlla troppo bene. Ripido. Pietre, mosso. Wow, yeah. Ah, niente da dire ragazzi, è un giocattolo, la puoi usare per tutto, per il trial, sentieri scassati e anche in bike park. A proposito di bike park, e dal natural al bike park, sono in Val di Fassa, qua c'è un bellissimo trail, adesso vediamo come si comporta la M100. Bel parabolicone, fighissimo, yeah, oh. Salto, sponda, salto, 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 yeah. Chi l'ha detto che con l'hardtail non si gira mai park? Parabolica, bellissimo, bellissimo, yeah, sei sempre in aria, fighissimo, grande bici, ti permette di fare anche dei sentieri di bike park tipo questi flow qui in Val di Fassa. Vai, continuo. Bunny hop. Fighissimo, grazie. Wow, yeah. No, con dei trail così anche la M100 si trova a suo agio. Bisogna solo trovare bene la pressione delle gomme, perché è fondamentale per fare i trail meglio. Anche con le ruote 27,5 affronta molto bene i trail qui del bike park. Si governa benissimo la bici, è un divertimento unico, quindi se uno vuole fare enduro bike park a basso costo, questa per me è la bici ideale. Devo dire che queste gomme si comportano bene nella terra battuta, un po' meno nel mosso. Che upgrade farei a questa bici? Dipende dal nostro uso. Se lo utilizziamo in bike park, forse un disco da 203 all'anteriore e 180 al posteriore aiuta tantissimo. In più una bella gomma da discesa tipo una Maxxis Minion al posteriore e all'anteriore con gli inserti all'interno sarebbe perfetta. Bisogna testare chiaramente anche in salita cosa c'è di meglio del Passo Sella. Comunque grazie alla 50 dietro, al 32 si sale molto bene.